Benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Oggi voglio parlare con voi della mia idea del paradiso, così come è inteso dalle religioni abramitiche. È un'immagine letterale o è piuttosto una bellissima metafora per poter spiegare all'uomo ciò che, in fondo, trascende l'uomo? Prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale per aiutarmi a diffondere sempre di più questi contenuti. Grazie. Il Corano è, forse, dei tre testi sacri di derivazione abramitica, quello che più si esprime in modo chiaro ed esplicito sull'idea del paradiso. Il versetto che più entra in profondità su questo argomento lo possiamo trovare immediatamente nella Sura 2, versetti 25 e 26. Giardini sotto i quali scorrono ruscelli, ci viene detto. E lì agli abitanti del paradiso verrà dato in beneficio un frutto, sottolineando però subito dopo che sarà qualcosa di simile che sarà dato loro. Nel versetto immediatamente seguente viene proprio detto che Dio conia esempi e metafore per esprimere ciò che vuole rivelare. Questo ci fa subito intuire che l'immagine letterale così descritta del paradiso potrebbe benissimo essere una metafora per descrivere uno stato di pace e beatitudine che trascende il linguaggio. Dopotutto, ogni via mistica e spirituale ci insegna che noi siamo più anima che corpo, ma un'errata identificazione con la nostra persona ci fa dimenticare di questo. Gabriele Mandel, un sufi italiano che diffuse la conoscenza della via mistica dell'Islam in Italia, disse che il paradiso è il ritorno in Dio, essere quella goccia divina, l'anima, che ritorna all'oceano di cui fa parte. Similmente le Upanishad indiane esprimono l'idea della vita dopo la morte in questi termini: beatitudine in soppressione di coscienza. Immaginate di essere sull'alta vetta di una montagna. Ci siete solo voi, il vento e i fili d'erba. In quel momento, idealmente, non c'è senso del sé, del proprio ego. C'è solo l'atto stesso del percepire quella pace beatifica. Il paradiso, dunque, come dimora dei canti, direbbe la religione zoroastriana. Dice la tradizione islamica: Inna Allah Jamili yuhibbu al Jamal, certo Dio è bello e ama la bellezza. Il paradiso dunque come luogo di elevazione spirituale, bello della bellezza di Dio. E allora è bello pensare al paradiso non tanto come un luogo, ma piuttosto come una condizione dello spirito, uno stato di preghiera e di contemplazione che si innalzano nella luce senza fine. Come ha ben espresso il teologo cristiano Jacques Maritain, lo scopo finale dell'uomo è morire della morte degli angeli, una morte in cui, però, c'è vita sovrabbondante. Ma qual è esattamente la morte degli angeli? È sottomettere la propria volontà per fare la volontà di Dio, colui che è misericordia costantemente in azione. Comprendendo questo, se avremo vissuto in un certo modo, in carità, preghiera e pazienza, fra le altre cose, ci sarà concesso il ricongiungimento con la verità suprema. Che importerà allora, in quella condizione di pace, lode estatica, che esista ancora o meno una personalità che sperimenterà i giardini del paradiso? Perché in fondo il paradiso è la presenza di Dio stesso nelle nostre vite. E la via mistica che spinge l'uomo alle più alte vette del cuore tenta di congiungere il mondo inferiore con i cieli superiori, là dove è presente ciò che nessun occhio ha mai visto, nessun orecchio ha mai sentito, nessun cuore ha mai sperimentato.